Bentornati sul canale di Big Bro 83. Dopo gli avvenimenti dell'Ancient Burrow sono disponibili ora 3 nuove quest. Prima di proseguire, pensiamo a completarle. In questo punto del gioco possiamo iniziare anche un altro trofeo, il Wordless Affinity, che consiste sostanzialmente nell'aumentare l'affinità con gli animali presenti, dando loro materiali specifici come leaves, nuts, flowers o fruits. A Comodo sono presenti 8 animali e nel gioco ce ne sono in totale 24, che ci forniranno oggetti randomici una volta ammaliati. Mentre pensiamo ad ammaliare gli animali a Comodo, dirigiamoci verso la taverna ed esaminiamo la bacheca per sbloccare 3 nuove quest. 2 di queste possono essere completate dentro Comodo, mentre la terza, essendo una quest di caccia, dovremmo sconfiggere il Golwonga, versione potenziata del Bozwonga, il cui nome verrà riportato erroneamente e per ben 2 volte Bozonga da Teresa. Da questo episodio, al termine di ogni video, comincerò a riportare in maniera schedata, oltre ai trofei soliti Master Cartographer, Stupendous Scavenger, Treasure Hunter e Memories Unfogged, anche i trofei legati all'affinità degli animali, ossia il Wordless Affinity, e quello legato al bestiario, ossia il Monster Meister. La prima quest, chiamata Fresh Meal, consiste nel consegnare ad Edea 10 Fresh Leaf, ottenendo in cambio 2500 gold. Quest molto semplice. Se non avete i materiali potete craftarli benissimo dal relativo negozio. La seconda quest è infame poiché è legata a 3 trofei. Prima di parlare con Marcella e Lindsay, che vorranno imparare a combattere, togliete l'equipe a Duren e salvate la partita. Dovremo infatti combattere contro l'omaccione. Essendo un'area molto ristretta, consiglio di utilizzare il Flash Guard per bloccare gli attacchi di Duren e contemporaneamente utilizzare la skill Sonic Blade per attaccarlo e rimanendo a debita distanza.
Una volta vinto lo scontro, otterremo la sua scheda nel bestiario, oltre a 4.000 gold dalle ragazze ed il trofeo Better Man. Fatto ciò, avremo completato la quest Sword Training. That's one down. Prima di lasciare la città, acquistiamo le nuove armi ed armature presenti nell'armeria, vendendo ciò che non vi occorre se avete scarsità di gold. Ah, una cosa, ricordatevi di rimettere l'equipa a Duren. Una volta ammaliati gli 8 animali, uscite da Comodo, dove incontreremo nuovamente Leo, Sancho e Panza, che dopo 1000 peripezie e giri a vuoto sono usciti finalmente dalla Forest Labyrinth. What? Hey! Hey! Yes, sir!
No way. La terza ed ultima quest si trova uscendo dalla parte est del Gidona Crater. Tornando nella Forest of Dawn sarà apparso il Golwonga, mob di livello 19 che presenta lo stesso pattern di attacchi del Bozwonga, ma ha in più una mossa in cui rotea su se stesso, infliggendo danni considerevoli ai nostri PG. Usate lo stun raid di Adol e una volta stunnato finitelo con la extra skill. Let's get him! Fatto ciò, ritorniamo da Teresa nella taverna per intascare 3000 gold e completare la quest The Monkey King. Job well done. Adesso possiamo lasciare definitivamente Comodo avendo completato le 3 quest presenti. Dirigiamoci verso nord-ovest per tornare nella zona del ponte della Forest of Dawn, area Stream. Da qui prendiamo l'uscita a sinistra per giungere nel Misty Peak. My turn. Leave it to me. Now you come to fight. Eat this! Eat this! My turn. Il Misty Peak è un'area labirintica simile al Forest Labyrinth. Per non perdersi basterà prendere le uscite dirette verso sud. Informazione che apprendiamo dalla coppia di esploratori Pigeon e Rabbit, che si sono allegramente persi.
Sono presenti 3 harvest totali in questa sezione ed un nuovo monumento azzurro che useremo fra un po' per tornare a Casnan. Una volta terminato il Misty Peak, il duo troverà un'altra pianta magica. Accampandoci per la notte, Adol otterrà un nuovo ricordo, denominato The Sacred Beast, dove lo spadaccino starà cavalcando una strana creatura che l'uomo assieme a lui asserirà si tratti di essere uno Sparda, animale sacro che pare provenga dalla zona al di là del fiume, detta Primeval Lands, dove sembra dimori addirittura una divinità. At all. All right. Dopo la breve scena saranno apparse 2 nuove memories sulla mappa, che però otterremo in seguito. Uscendo ad ovest giungeremo nell'area chiamata Algon River Basin. My turn. Leave it to me. Leave it to me. I'm the puppet. In questa breve sezione saranno presenti un totale di 5 harvest e 2 nuovi mob. Rourun, debole agli attacchi strike di Duren, ed il Gelog, debole allo slash di Adol. Let's get him. È inoltre presente un forziere semi-nascosto dietro la cascata a sud-ovest, contenente 20 greenstone. Leave it to me. Leave it to me. My turn. Leave it to me. Leave it to me. Una volta attivato il nuovo monumento blu posto a nord, è giunto il momento di tornare a Casnan. Sarà possibile ottenere infatti la seconda informazione da Maus nel vicolo della città, pagando 100 gold.
cosa che è legata al trofeo Earth It All, suddiviso in 8 parti. Verremo a sapere che il comandante Leo è ancora single e sta cercando moglie. Un'altra fregatura. Andando da Griselda otterremo 7500 gold per aver superato il 40% di mappatura di Selzeta, oltre ai suoi ringraziamenti. Possiamo inoltre trovare altri 4 animali da ammaliare, legati anch'essi al trofeo Wordless Affinity, tutti quanti posti nella via a sud della città. In questo preciso punto del gioco dovreste averne ammaliati 12 in totale. Prima di concludere l'episodio possiamo anche acquistare nell'armeria la Long Spear per 3000 gold per aumentare la percentuale degli item trovati. Cosa del tutto opzionale al momento, ma che dovremo comunque sia fare successivamente. Nel prossimo video giungeremo nel villaggio di Serrei, avanzando con la trama e conoscendo un nuovo personaggio giocabile. Se il video vi è piaciuto lasciate un like o un commento se volete, ma potete lasciarmi un insulto senza problemi, tanto non mi offendo. Un grosso abbraccio da Big Bro 83.